Scamacca e Frattesi, nomi caldissimi per il calciomercato dell'Inter che dopo gli arrivi di Gosens e Caicedo e dopo la partenza di Sensi, andato in prestito alla Sampdoria con Kolarov che nelle prossime ore potrebbe rescindere il suo contratto con l'Inter, potrebbe chiudersi qui. I movimenti dell'Inter potrebbero essere finiti per questa sessione invernale di mercato, ma in realtà l'Inter non si ferma e anzi sta continuando a lavorare in maniera molto molto importante per chiudere delle operazioni di mercato in vista della prossima estate, dopo l'accordo già portato a casa per Andrea Onana che arriverà a parametro zero. E se è vero, come dico sempre, che l'operato di una società e di una proprietà non si può valutare solo e soltanto da quello che viene fatto sul mercato e da chi si compra, è vero anche però che il mercato è un po' lo specchio, secondo me, dello stato di salute del club e soprattutto dello stato di salute del progetto. Quindi prendo spunto da alcune notizie che stanno circolando in queste ore, dalle principali notizie di queste ore su Scamacca e su Frattesi, per portarvi in questo nuovo episodio di oggi alcune riflessioni che sono strettamente personali, quindi sono mie opinioni e sulla base delle quali vorrei confrontarmi insieme a voi, confrontarmi con voi. Quindi iscrivetevi subito al canale. Ce la faccio, mi raccomando, cliccate subito qui sotto sul tastino iscriviti. In questi giorni stiamo crescendo veramente tanto grazie al vostro supporto, quindi continuate a cliccare sul tastino iscriviti, per voi è gratis, vi permette di ricevere ogni giorno aggiornamenti, contenuti, dirette e non solo, così non vi perdete neanche uno dei nostri approfondimenti. Per noi è un bel gesto e ci aiuta a far crescere il nostro progetto, ovviamente. Andiamo diretti però, partiamo con innanzitutto un aggiornamento sulle notizie molto velocemente e poi facciamo sopra delle riflessioni insieme. L'Inter sta lavorando, come vi dicevo, in maniera molto concreta ad un possibile doppio colpo di mercato dal Sassuolo, quindi sta cercando di mettere le mani su Davide Frattesi e Gianluca Scamacca. Di Frattesi abbiamo già parlato in un altro contenuto che trovate sui nostri canali, potete recuperarvelo. Un classe 99, è un centrocampista, di fatto occupa la stessa zona di campo, la stessa porzione di campo di Nicolò Barella, con caratteristiche tecniche simili, caratteristiche fisiche diverse, considerando che Frattesi tra l'altro ha circa 1,85 m, quindi capite bene che c'è una stazza differente e soprattutto Frattesi secondo me sta già dimostrando per ora un feeling leggermente superiore con il gol rispetto a Barella, che forse invece si sta specializzando di più sugli assist, almeno fino a questo momento. Frattesi ha ottimi tempi di inserimento, ha girato un po' la Serie B prima di tornare alla base, di tornare al Sassuolo, e con Dionisi sta crescendo molto, Dionisi lo sta valorizzando sicuramente in maniera importante, ha puntato forte su di lui già dalla scorsa estate. Al momento, secondo le varie fonti, secondo i vari media, la valutazione del cartellino di Frattesi sarebbe salita addirittura fino a quota 20-25 milioni di euro, considerando tra l'altro che la Roma vanta un diritto a ricevere il 30% della cifra di un'eventuale cessione di Frattesi. È un accordo che era stato stabilito nel 2017 quando il Sassuolo lo ha comprato dalla Roma, appunto. Tutti i principali club italiani di fatto si sono mossi su Frattesi, anche il Borussia Dortmund dalla Germania ha fatto un tentativo concreto. Sembra però che l'Inter, almeno per il momento, per vari motivi abbia già ottenuto una posizione di vantaggio importante, sia con il Sassuolo che con il giocatore ed il suo entourage. Addirittura c'è il Corriere dello Sport che in queste ore scrive che da parte dell'Inter ci sarebbe una speranza di andare a provare un affondo già nelle ultimissime ore di questo mercato invernale, cercando di portare Frattesi a Milano, di chiudere l'operazione prima delle 20 di lunedì, orario in cui si chiuderà il mercato invernale 2021-2022. Personalmente rimarrei estremamente sorpreso da un colpo così importante come a fare last minute e penso sia più probabile vederlo all'Inter dalla prossima estate. In ogni caso l'Inter vuole sicuramente tentare di chiudere l'operazione in tempi brevi per averlo poi appunto per la prossima stagione. Dall'altra parte c'è Gianluca Scamacca, che invece è un attaccante centrale, ma molto molto moderno. Anche lui è un classe 99 come Frattesi. Anche lui è passato tra l'altro dalle giovanili della Roma prima di girare poi anche all'estero con il PSV Eindhoven e lo Zwolle in Olanda.
e poi è rientrato in Italia. Ha fatto bene prima al Genoa, poi al Sassuolo, dove è stato confermato dopo la cessione di Caputo e si sta imponendo in maniera importante. Un giocatore che ha dei colpi molto importanti, ha un potenziale secondo me molto molto elevato. Parlando anche con tecnici esperti e con operatori di mercato, tutti intravedono in Scamacca di fatto il centravanti del prossimo ciclo della nazionale italiana, quindi è un giocatore che ha un grande avvenire, o comunque sul quale anche la nazionale italiana fa affidamento. Il Borussia Dortmund, anche qui, secondo le notizie delle ultime ore, ha provato ad acquistarlo subito, ha provato a portarlo a Dortmund, a lasciarlo al Sassuolo fino al termine della stagione, per poi portarlo a Dortmund al termine di questa stagione, per sostituire Erling Haaland, che partirà e cambierà squadra, per farvi capire anche un po' un attimo come sia considerato anche all'estero a livello di potenziale. Da quello che filtra e da come si stanno sbilanciando in maniera anche molto molto forte e molto netta diversi giornalisti importanti ed esperti di mercato, sarebbe stato lo stesso Scamacca a rifiutare la proposta del Borussia Dortmund, a rifiutare la destinazione per restare in Italia. In Italia, dove ci sono il Milan, ci sono diversi club importanti che si sono già mossi, ma c'è soprattutto l'Inter, e lo stesso Scamacca avrebbe già scelto l'Inter, che gli propone innanzitutto un ingaggio importante. Chiaramente si parla di circa 2,5 milioni di euro a stagione contro gli attuali 400 mila euro che guadagna circa all'anno, ma soprattutto la cosa più importante è che l'Inter lo elegge di fatto come centravanti del prossimo futuro e gli permette anche di crescere nel frattempo accanto ad un giocatore molto esperto come Edin Dzeko, che può aiutarlo sicuramente moltissimo, anche per delle caratteristiche che possono avere in comune. Per Scamacca si parla di una valutazione da 40-45 milioni di euro, quindi sommato a Frattesi stiamo parlando di un'operazione complessiva da 60-70 milioni, che sono veramente tanti soldi. È chiaro che le parti potranno venirsi incontro, ci sono buoni rapporti tra le società, come sappiamo benissimo, si parla molto del possibile inserimento di alcune contropartite tecniche. Al Sassuolo da anni piace Pirola dell'Inter, che è in prestito al Monza, al Sassuolo piace anche Pinamonti, però devo dire che il Sassuolo sta lavorando in maniera molto concreta anche su altri due attaccanti come Lucca e Moro dalla Serie B. Francamente non so se ci sarà spazio anche per Pinamonti, ma questo in ogni caso lo vedremo. Il talento di questi due calciatori, di Frattesi e di Scamacca, secondo me non si discute. Ne parlavamo anche all'interno del club di Passione Inter, l'ho detto più volte anche durante il corso delle nostre dirette. Ho avuto modo di seguirli entrambi da vicino nelle loro avventure in Serie B, e anche per uno che non ne capisce niente assolutamente come me di scouting eccetera, si vedeva da subito che comunque erano calciatori che avevano un valore e che erano destinati ad un calcio di altro livello rispetto alla Serie B. Certo, oggi leggere queste cifre sono tanti soldi, assolutamente sì. Dal mio punto di vista 40-45 milioni per Scamacca mi sembrano francamente tanti soldi, però faccio alcune considerazioni molto semplici, arriviamo alle mie opinioni e confrontiamoci qui. Uno, i soldi non ce li metto io innanzitutto, e per fortuna a decidere ci sono dei dirigenti molto molto più competenti di me. Seconda cosa, proprio perché ci sono dei dirigenti che sono molto competenti, i colpi Scamacca e Frattesi secondo me andrebbero interpretati anche nell'ottica di come abbiamo già messo a segno in passato, nel recente passato, dei colpi di questo tipo che sono andati e che stanno andando molto bene, ovvero Bastoni e Barella sono degli esempi molto simili secondo me, perché giovani di grande talento, pagati tanto, perché sono state fatte delle valutazioni importanti per acquistarli, ma pagati tanto perché si era consapevoli del fatto che nel contesto giusto questi giocatori si sarebbero imposti e sarebbero potuti crescere sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista anche del valore di mercato, riuscendo però ad essere anche in grado di dare un impatto nell'immediato, quindi in grado anche di avere un impatto immediato sulla squadra, sui risultati, eccetera. E lo stiamo vedendo appunto con Bastoni e Barella. Quindi, per ritornare un po' anche al tema che volevo portarvi in questo episodio, perché secondo me è giusto puntare su Frattesi e Scamacca, anche a cifre importanti come quelle di cui si sta discutendo, se effettivamente la dirigenza ha deciso di puntare su di loro. Innanzitutto, dal punto di vista puramente tecnico, andresti a puntellare nell'immediato con due tasselli che ti servono, perché il centravanti, considerando che Caicedo arriva per questi 4 mesi del finale di stagione, dalla prossima stagione un nuovo centravanti ti servirà. E la mezzala
Frattesi di fatto andrebbe a sostituire almeno uno tra Vesino e Vidal. Partiranno Vesino e Vidal, metti dentro Frattesi e almeno uno lo hai sostituito. Lo faresti questo inserendo in rosa giocatori più giovani che costano di meno a livello di ingaggio, e quindi andresti ad avere una rosa sempre più giovane, più economica, più futuribile, ma non per questo meno competitiva, perché anzi, se anche se dovessero esserci delle cessioni in estate, non lo possiamo escludere ad oggi, ma vediamo quello che succede, gran parte di questa rosa ormai sta diventando, secondo me, una corazzata con grande esperienza, e già la scorsa estate, secondo me, ha dimostrato che possiamo permetterci di toccare qualche tassello anche importante senza far crollare però la struttura e l'impalcatura di questa squadra. Soprattutto però due cose mi fanno essere molto molto fiducioso alla luce di queste notizie che stanno spuntando in queste ore. Uno, il progetto di ringiovanimento vuol dire aver ripreso a lavorare anche in ottica medio-lungo termine, come si stava facendo prima della pandemia e soprattutto come si stava facendo prima del famoso vertice di Villa Bellini. Ricordate probabilmente gli affari Kumbulla, gli affari Tonali erano praticamente fatti o quasi, se ne parlava come operazioni già concluse. Poi il vertice di Villa Bellini tramonta tutto. 2 anni dopo, quindi, finalmente torniamo a ragionare su prospettive progettuali e non più sull'urgenza immediata, segno anche questo, secondo me, di una ritrovata stabilità del club. E permettetemi anche una piccola parentesi: se anche Goldman Sachs commenta positivamente la notizia del bond interista e le prospettive più rosee per il prossimo futuro dell'Inter, penso che Goldman Sachs sia un po' più credibile di me, di tanti giornalisti e di vari youtuber opinionisti vari. Chiusa parentesi. Seconda cosa importante da sottolineare che mi fa essere fiducioso: andare ad acquistare di fatto i migliori talenti emergenti del campionato italiano vuol dire puntare anche a quella posizione di dominio del mercato interno che ha fatto un po' le fortune dei 9 anni di scudetti della Juventus. Oggi il gap con la Juventus ancora c'è, secondo me, perché la Juventus, grazie allo stadio, grazie alle spalle coperte da Exor, può permettersi di mettere a segno il colpo Vlahovic, che invece non rientra purtroppo per il momento nei parametri economici dell'Inter del momento, dell'Inter attuale. Però perso Vlahovic, l'Inter rispetto alle altre concorrenti può andare appunto su Scamacca, su Frattesi, esercitando un fascino superiore ed una potenza economica superiore, e sono secondo me i due giocatori che immediatamente dopo Vlahovic probabilmente sono i due talenti più interessanti e funzionali per l'Inter. È evidente che c'è in questo momento una lotta di potere in atto, chiaramente, tra l'Inter, che vuole cercare di sovvertire quindi in maniera definitiva il dominio della Juventus, e chiaramente l'Inter dovesse riuscire anche a vincere il secondo scudetto consecutivo, consolidando poi la rosa, dovesse riuscire a consolidare anche i conti ed il bilancio, potrebbe seriamente aprire un ciclo, secondo me. Considerando tra l'altro che nel frattempo il Milan, mi pare abbastanza evidente, il Milan può crescere, può ottenere anche dei risultati, strappare qualche trofeo qui e là, però mi sembra al momento un progetto proiettato al mantenimento dei conti in ordine e al mantenimento della zona Champions, più che al mantenimento e alla ricerca della vittoria. E poi, per quanto Maldini sia bravo, non metto in discussione il valore della dirigenza del Milan e del lavoro di Maldini, però non è ancora Marotta, almeno per il momento. Il passo successivo, secondo me, per consolidare poi la posizione di dominio dell'Inter sarebbe eventualmente quello, se andiamo anche un po' a rivedere quello che ha fatto Marotta nei suoi anni in cui ha agito alla Juventus e in cui ha costruito appunto questo dominio bianconero. Il passo successivo sarebbe andare poi a prendere non solo i migliori talenti emergenti, ma anche andare a rubare pedine importanti alle altre rivali, indebolendole. E quindi in questo senso questa cosa un po' ritorna, quindi occhio anche per esempio alle voci su Kessie, su Dybala, e detto che secondo me Kessie, ecco, è difficile e personalmente non farei di lui il calciatore più pagato della rosa dell'Inter. Piccolissima considerazione personale. Queste erano un po' le mie opinioni per allargare il discorso partendo dalle notizie, ma facendo delle riflessioni anche più a medio e lungo termine per il futuro prossimo dell'Inter. Spero di essere stato chiaro, fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi, ne stavamo parlando all'interno del club di Passione Inter, quindi volevo portare anche fuori dal club di Passione Inter questi miei ragionamenti per vedere che cosa ne pensate anche voi, per cui io aspetto i vostri commenti qui sotto per confrontarci e per parlarne insieme. In descrizione trovate il tastino abbonati che vi permette di abbonarvi al nostro canale. Perché dovreste abbonarvi?
per manifestare e per darci il vostro sostegno. Come sapete, il progetto Passione Inter, la macchina Passione Inter, può portarvi ogni giorno nuovi contenuti, nuovi approfondimenti, la diretta ogni giorno alle 19:30, solo e soltanto grazie al vostro supporto. Quindi se volete che la macchina Passione Inter continui ad andare avanti, potete farlo sostenendoci tramite gli abbonamenti che trovate qui sotto. Vi ricordo, come detto, ci rivediamo ovviamente alle 19:30 in diretta. Lunedì, ultimo giorno di mercato, edizione straordinaria della nostra live. Faremo una live molto molto lunga. Se mi avete seguito fino a questo punto, vi ringrazio innanzitutto e nei commenti vi chiedo di farmelo sapere mettendo l'emoji. Questa volta facciamo l'emoji della bandiera italiana, visto che abbiamo parlato di talenti italiani, abbiamo parlato anche di dominio del calcio italiano. Fatemi sapere, mi raccomando, vi aspetto nei commenti e ci vediamo in diretta come ogni giorno.